Che Ant, ma i NoFX non si erano sciolti? Che Ant, allora perché stanno facendo un nuovo disco? E quindi alla Fat Wreck adesso chiude? E Matteo Renzi che dice? Vorrei dire Matteo Rensid. Comunque ragazzi, in questo video spiegherò un po' dal mio punto di vista tutto quello che sta succedendo in ambito NoFX e Fat Wreck, cercando di unire un po' i puntini e fare un minimo di chiarezza, partendo dal fatto che la verità in tasca io non ce l'ho. Allora, partiamo con i NoFX che ottobre scorso hanno fatto il final show in quel di Los Angeles, hanno fatto un final tour, molti di voi sono andati a vederlo, io pure, ho fatto le date di Barcellona e di Milano. Se seguite questo canale probabilmente avrete visto quei video anche perché sono quelli che negli ultimi anni sono andati meglio. Quindi diamo per assodato che almeno dal punto di vista del live i NoFX si sono ufficialmente ritirati. Anche se a questo io non credo fino in fondo e come ho già detto altre volte, secondo me tempo qualche anno ricicciano fuori, anche perché festival come, che ne so, il Riot Fest, per citarne uno, potrà fare la solita offerta che non potranno rifiutare e magari torneranno a suonare per una sera, 2 sere o chissà, e farsi un bel po' di soldi. Metti da parte quel ditino accusatorio perché anche te a quelle cifre faresti lo stesso. Li rivedremo in tour? Secondo me no, ma qualche data spot qua e là la faranno. E allora perché stanno facendo un nuovo disco? Non è un nuovo disco, infatti recentemente è stata annunciata questa nuova uscita divisa in 3 parti che si chiamerà NoFX AZ, dove la band farà uscire 3, suppongo, EP per un totale di 26 pezzi, ognuno che si chiamerà con una lettera dell'alfabeto, dove faranno uscire qualche inedito e qualche versione demo di qualche vecchio pezzo. Quindi sì, siamo dietro alla classicissima compilation mappazzone con qualche scarto degli album precedenti. Siete gasati? Io no. Qualcuno vi obbliga a comprarla? Non credo proprio, io stesso non la comprerò. E per il momento è uscito un pezzo che si chiama Barcellona, come la città. Canzone che tra l'altro anche nei comunicati stampa è stato detto risalire a ben 12 anni fa, anche se il testo credo sia piuttosto nuovo. La canzone i più attenti se la ricorderanno perché il riff iniziale, che penso sia abbastanza inconfondibile, era usato all'interno dell'audiobook del libro dei NoFX come intro. Quindi chi ha ascoltato l'audiobook, e consiglio di ascoltare anche l'audiobook perché letto da loro è veramente bellissimo, lo trovate qua e là su YouTube, quindi almeno musicalmente sto pezzo era in giro da un bel po' di anni. Ah, per chi non l'avesse letto il libro di NoFX, mi raccomando recuperatevelo. Non ho mai fatto un video dedicato a questo, anche se tipo il mio secondo video che ho fatto qua su YouTube parlava di Punk Rock Books. Non so se ti metto il link o meno a quel video perché mi vergogno di come facevo YouTube 8 anni fa, ma sicuramente i libri di cui parlavo non erano affatto male. Magari un giorno mi metterò a rileggerlo e le farò un video dedicato, magari per i 10 anni. Che ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Comunque, se la musica di Barcellona, o almeno il riff iniziale, l'avevamo già sentito da tempo, il testo secondo me è piuttosto recente, anche perché è molto criptico e a parer mio credo parli di Fat Mike, nonostante il testo sia stato scritto da Fat Mike, ma dalla prospettiva di un'altra persona, probabilmente gli altri membri della band. Vi invito a leggere bene il testo e a farmi sapere cosa ne pensate qua nei commenti di questa mia interpretazione. Alcuni dicono che il testo è dedicato a Melvin, ma io non credo proprio, anche perché la scelta di smettere con FX è venuta da Fat Mike ed è un pezzo che parla proprio del break up della band, se si legge tra le righe. Quindi siete stati abbastanza attenti a sto testo, secondo me all'interno troverete molte risposte, soprattutto la mancanza di motivazioni che ha avuto Fat Mike. Comunque al momento è stato annunciato il pre-order di questa prima tranche che comprenderà le lettere dalla A alla H, ci saranno quindi 8 pezzi, c'è una copertina provvisoria e stando a quel che dicono dovrebbe uscire a dicembre. Il pre-order è uscito a luglio. Io sono abbastanza contro questi pre-order che escono troppo presto, quindi come ho già detto prima non farò il pre-order e non credo proprio comprerò quest'uscita. Tra l'altro non si sa neanche in che formato uscirà, 7, 10 o 12 pollici, probabilmente dal prezzo mi aspetto un 12 visto che non costa poco, 27 euro, o forse un 10, non lo so, 8 pezzi, va a capire, almeno questo potevano dircelo. Detto questo, oltre a quest'uscita mappazzone ce ne saranno sicuramente altre di NoFX. Tanto tempo fa presero un impegno con i loro fan facendo un disco su Patreon
che è stato ritardato tantissimo, ormai viene posticipato dai tempi della pandemia, ci sono gruppi Facebook dove la gente si lamenta solo di questo, e anche quell'album che è registrato in diretta prima o poi dovrà uscire. Infatti i pezzi compresi in quelle registrazioni non erano né in single album, double album o alpha album. E poi in mezzo a tutto questo stanno facendo anche qualche repress, ma questo è normale. Ogni band sciolta continua a fare repress. Sembra carina quella di Pump Up the Volume. Questa quasi quasi me la voglio accollare perché sembra proprio una edizione anniversario molto carina. Però anche in questo caso c'è scritto edizione limitata, ma non c'è scritto il numero delle copie, quindi si pensa sia una di quelle edizioni limitate nel tempo, quindi che la puoi comprare solamente in una finestra, però per quanti ordini faranno loro ne stamperanno, quindi non sarà un disco così pregiato in futuro, però sicuramente è una bella edizione. Ma veniamo ora al capitolo Fat Records. I rumor si susseguivano ormai da più di un anno. Ebbene sì, adesso hanno annunciato ufficialmente che è stata acquisita dalla Hopeless Records, che ha comprato tutto il catalogo Fat, ma il marchio è rimasto di proprietà di Erin e Fat Mike. Erin è l'ex moglie di Fat Mike, che negli ultimi anni è stata la presidentessa della Fat Records, che potranno usare il marchio per organizzare eventi e festival. E in questo accordo c'è una clausola molto importante che prevede l'azzeramento dei debiti che avevano le band nei confronti della Fat Rec, e questo debito è stato assorbito da Mike e Erin personalmente e gli è costato anche un bel po' di soldi. Voci dicono che per annullare questo debito siano usciti di milioni di dollari. Quindi un bellissimo gesto che hanno fatto nei confronti delle band che hanno contribuito a rendere grande il nome della Fat. Quindi che succede adesso alla Fat Records? Allora, i due brand manterranno vita propria. Detto che la Fat Records, se andate a vedere sul sito le ultime uscite che ha fatto, non sono state per niente esaltanti. Il prossimo disco in uscita è il nuovo delle Bad Cop Bad Cop, e vabbè, ci sta. E prima di questo c'era una ristampa dei 20 anni di Exile in Oblivion degli Strong Out, quindi si parla di roba vecchia, una ristampa dei Sigar, una ristampa dei Chicks Dig It, quindi si va a pescare indietro nel loro catalogo. Per i Sigar è un po' diversa la situazione perché Speed is Relative non era uscito sotto Fat, ma questo è tutto un altro discorso. E poi che c'è il disco dei Bad Astronaut con le rivisitazioni dei brani fatte piano, voce e violoncello. Che palle! Quindi le ultime cose che mi ricordo che siano uscite, un po' di inediti della Fat Records, oltre appunto il nuovo album delle Bad Cop che uscirà, un EP dei Copyrights, l'ottimo ultimo disco dei Make War. Però se ci pensate negli ultimi anni erano parecchio fermi, eccezione fatta per le ristampe appunto. Hanno puntato molto per le edizioni dei 25ennale, che erano partite in pompa magna, le prime immagino sia andate anche piuttosto bene, poi man mano l'hype per queste uscite è via via sceso, e se ci pensate è un po' che non ne esce una, anzi, adesso fanno uscire l'edizione dei 20 anni di Exile in Oblivion, quindi immagino il mercato si sia abbastanza saturato. Anch'io ho portato un paio di quelle edizioni qua sul canale, ti lascio in descrizione un video sui Good Riddance che feci, però diciamoci, dopo un po' queste edizioni hanno rotto il cazzo, basta pensare alla nostalgia, vogliamo anche qualcosa di nuovo. Che futuro quindi mi aspetto dalla Fat Records? Ragazzi, non lo so. Sinceramente mi auguro che possa continuare col suo blasone a proporre band nuove, perché qualsiasi band andrà sotto Fat Records riceverà da parte dei vecchi fan sicuramente molta attenzione, anche se poi magari questi gruppi poi non piacciono ai vecchi fan, che la maggior parte delle volte sono vecchi scureggioni che vogliono sentirsi solamente Like Vegan, Strong Out e Good Riddance. Ono Use for a Name. Questi sono. Quindi ragazzi, i NoFX rimangono sciolti, ma continueranno a fare delle uscite. Non ha mai detto il contrario nessuno. E per quel che riguarda la Fat Rec, speriamo che questa nuova partnership porti a un po' di slancio. Anche perché con tutti i soldi che ha speso la Hopeless, solo per il catalogo magari non gli conviene. Chi lo sa. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi che ne pensate. Io sono KentHC and I love you all. Peace.